Ciao, siamo a Suboe, Orzulee in Sardegna, siamo nel vigneto della famiglia Murgia Carreras, io sono Gigi Carreras. Oggi è il 13 di marzo 2015 e finalmente siamo arrivati alla giornata della prima potatura della vigna. Prima potatura significa che, siccome abbiamo piantato la vigna nel marzo del 2014, oggi iniziamo e stiamo incominciando già a fare la prima potatura, cioè la potatura di allevamento. Per cui adesso vi facciamo vedere come potiamo le barbatelle per assicurare una riuscita del germogliamento. Eccoci qua. Allora, preliminarmente a tutto è importante capire una cosa. Noi per potare le barbatelle dobbiamo stare vicino alle barbatelle stesse, alle piantine. Quindi non dobbiamo stare lontani, non dobbiamo stare piegati con la schiena così, no. È importante stare vicino, quindi bisogna usare sempre le ginocchiere, i guanti che servono per sicurezza, per evitare di tagliarsi le mani, e stare vicino alle barbatelle, perché le barbatelle devono essere toccate, devono essere sentite, quindi bisogna vedere da vicino che cosa stiamo facendo, perché solo se guardiamo da vicino cosa stiamo facendo riusciamo a capire esattamente che cosa dobbiamo fare. Quindi adesso incominciamo a tagliare. Eccoci qua, prima barbatella che potiamo. Allora, in questo caso la barbatella ha due uscite dal punto di innesto della vita americana, ha due uscite, una a destra e una a sinistra. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Siccome a noi interessa avere due tralci che ci assicureranno il germogliamento per l'anno prossimo, ne scegliamo uno che deve essere sempre nel percorso della linfa. In questo caso il percorso della linfa, qua si vede il moncherino che è stato lasciato per quanto riguarda la potatura dell'anno scorso. La gemma, che questa di destra, la mia destra di Corona, è la prima gemma franca. Adesso noi cosa facciamo? Rifiliamo il secco e siccome la linfa scorre alla destra e alla sinistra di questo moncherino che io ho appena rifilato, noi possiamo scegliere o quello di destra o quello di sinistra. A me piace di più in particolare quello di sinistra, potrebbe essere anche quello di destra, ma mi piace di più quello di sinistra perché le gemme orientate meglio. Quindi cosa faccio? Faccio un taglio rispettando questa gemma di Corona qua e poto il tralcio che mi interessa a due gemme, una gemma di Corona più una gemma franca che qua non si vede. Ecco qua. Eccoci qua, un'altra barbatella da potare. In questo caso noi abbiamo, diciamo qua siamo fortunati perché il germogliamento dallo sperone lasciato in potatura di allevamento da parte del vivaio ha ricacciato solo un tralcio, quindi una gemma e un tralcio, per cui noi siamo fortunati perché non abbiamo, tra virgolette, di che poter scegliere. In particolare però noi possiamo scegliere qual è il tipo di potatura che dobbiamo effettuare in questo caso. In questo caso vediamo, questo qua c'è un tralcetto che non ci interessa perché è molto misero e quindi lo eliminiamo. Però possiamo vedere che qua si vede chiaramente la prima gemma di Corona e un'altra gemma franca, per cui noi, siccome noi interessa potare a due gemme complessive, quindi la gemma di Corona più una gemma franca, possiamo potare qua. Dobbiamo potare qua. Ancora una barbatella. Anche in questo caso il moncherino del vivaio ha prodotto due gemme, una gemma di Corona e una gemma franca. Noi cosa facciamo? Ci interessa potare per allevare due tralci per l'anno prossimo. Qual è la cosa importante? Non ci interessa quello che è più verticale, bisogna uscire dal concetto che quello il tralcio da tenere, da potare e da mantenere è quello più verticale. No, ci interessa sapere dove scorre la linfa. La linfa scorre in queste direzioni, bisogna toccare la pianta. Cosa troviamo? Si vede proprio con le mie dita
il primo dito che incontra la prima gemma, il primo tralcio che viene incontrato nelle mie dita è quello di sinistra. Quindi è questo quello che noi dobbiamo mantenere, perché la linfa sta andando da questa parte come direzione principale. Quindi teniamo questo tralcio anche se non è il più verticale e quindi rifiliamo il secco. Questo tralcio lo tagliamo rispettando le gemme di corona e questo lo tagliamo a 2 gemme, una gemma di corona e una gemma franca, lasciando una porzione di legno di rispetto. Potatura effettuata. Eccoci qua, un'altra barbatella da potare. Questa barbatella vediamo che ci sono 2 tralci sul punto di innesto fatto dal vivaio, che sono questo e questo. Toccando la pianta vediamo subito qual è la prima uscita, che è questa. Quindi è vero che questo tralcio è posizionato meglio perché è più verticale, ma la linfa scorre primariamente qui, quindi è questo il punto che ci interessa. Per cui tagliamo il tralcio che non ci interessa, rifiliamo il secco del vivaio e portiamo a 2 gemme, quindi gemma di corona più gemma franca, il tralcio. Potatura effettuata. Ancora un'altra barbatella da potare. Anche in questo caso vediamo che dal punto di innesto del vivaio sono usciti 2 tralci, quindi 2 gemme. Questo qua e questo qua. Questo è più verticale, quindi posizionato meglio rispetto al tuttore, ma la linfa scorre primariamente da questa parte. Quindi se io tocco la pianta, cosa trovo? Trovo prima questa, quindi è questo quello che mi interessa. Per cui questo lo tagliamo, l'altro lo tagliamo, rifiliamo il secco. E tagliamo a 2 gemme. Ok, abbiamo terminato la potatura della vigna di Suboe. Abbiamo potato le barbatelle a 2 gemme, in modo che da queste 2 gemme poi escano 2 tralci. Il migliore di questi, quello che diciamo presenta il vigore migliore, sarà utilizzato nella prossima potatura, quindi nel 2016, con una potatura lunga al filo di banchina. Filo di banchina che insieme alla panificazione contiamo di fare, diciamo, dopo la stagione della vendemmia, naturalmente non la vendemmia di questa vigna, perché comunque toglieremo i grappolini per far sì che il fusto si rinforzi. E quindi l'appuntamento è a circa un mese, diciamo, anche più, allorché verremo a controllare quante barbatelle stanno germogliando, e sicuramente ci saranno delle barbatelle come quelle del Bovaleddu o Muristellu, che è precoce, come abbiamo visto anche in alcune fasi della potatura, invece il Cannonau, diciamo, è più regolare. Per cui appuntamento fra un mese per il germogliamento. Alla prossima!